Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, oggi andiamo a vedere se ci sarà una seconda possibilità, potrebbe essere per una relazione, per una situazione, un lavoro. Io cercherò di fare una lettura un po' generica, cercate voi di applicare la lettura alla vostra realtà. Abbiamo la scelta numero 1, il mazzo diciamo azzurro, e la scelta numero 2, il mazzo giallo. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo numero 1. Andiamo a vedere se per voi ci sarà una seconda possibilità. Vi ricordo che la lettura è generica, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla, vi invito ad ascoltare l'altra lettura piuttosto che l'oroscopo mensile. Sotto nella descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e inoltre trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo da un 2 di pentacoli. Abbiamo un 4 di coppe, un 7 di pentacoli, la carta del matto, abbiamo la forza e l'eremita. Adesso andiamo a vedere carta per carta, cerco di spiegarle e poi insomma cercherò di fare anche degli esempi, ok? Allora ragazzi, partiamo da questo 2 di pentacoli che esprime una sorta di indecisione, se vogliamo, ambivalenza mi viene da dire. Può anche essere che qualcuno abbia cercato di tenere il piede in due scarpe, quindi di sostenere più situazioni allo stesso tempo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Abbiamo un 9 di bastoni e l'imperatrice. Voglio una carta per l'imperatrice. Il sole. Considerate le due carte, potrebbe esserci stata un qualche tipo di situazione a livello familiare, piuttosto che o con una madre o con un figlio. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Tenete presente che la parola figlio nei tarocchi, lo dico spesso, può essere sostituita con progetto, quindi qui potrebbe trattarsi anche di qualche progetto, di qualche ehm, idea anche, che magari avete portato avanti con più cose insieme. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un 9 di coppe e un 4 di bastoni. Ragazzi, io ho la sensazione che qualcuno abbia fatto buon viso a cattivo gioco per mantenere una sorta di stabilità, una sorta di equilibrio. Voglio una carta anche per il 9 di bastoni, la giustizia. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli, la regina di denari, è come se qualcuno, diciamo così, avesse voluto andare avanti in questa situazione, in questa relazione, ehm,
considerata che c'è la giustizia, potrebbe esserci anche qualche questione burocratica in mezzo, però con questo 7 di pentacoli al contrario ho come l'idea che ci sia stato, o ci sia addirittura una sorta di impazienza. Andiamo a vedere il matto, perché è un'altra carta che mi parla di bambini, ragazzi. Cavaliere di coppe e fante di pentacoli. Datemi una carta per il fante. Di nuovo vi dico, è una carta che parla, ecco di nuovo il matto, è una carta che parla di figli o comunque di qualche cosa che sta crescendo, che sta evolvendo. È come se ci fosse una situazione determinata con una persona che in qualche modo si cerca, si vuole mandare avanti, è come se si volesse andare al passo successivo di questa situazione, ma per una serie di motivi qualcuno qui ha taciuto certe verità e io credo che questo matto qua sia qui un po' per dirvi di non essere troppo ingenui, ho come questa sensazione, o anche troppo avventati. Perché vi dico questo? Perché qua c'è un 7 di pentacoli al contrario, c'è una sorta di impazienza in tutta questa situazione. Andiamo a vedere la carta della forza. Sette di bastoni. 6 di bastoni e re di spade. Oh, che interessante. La carta della forza indica che è come se doveste agire con forza di volontà, con coraggio, con determinazione. Qui avete anche un re di spade, che è una carta che parla di progetti, è una carta che parla di qualcuno che prende in mano le redini della situazione e con forza di volontà, mi viene da dire, va verso il successo, perché effettivamente qui avete un 6 di bastoni, è come se ci fosse bisogno di ufficializzare qualche cosa e mi spiego anche un pochettino qui la carta della giustizia. Andiamo a vedere l'eremita. Nove di spade. Nove di spade e 3 di bastoni. Sembra quasi, ragazzi, che dobbiate preoccuparvi per qualcun altro, in qualche caso, soprattutto se qui la situazione è genitori-figli. È come se dovesse decidere con la vostra testa. Tenete presente che avete la carta dell'eremita, eh? L'eremita è colui che sa, è colui che ha tutte le esperienze, le conoscenze, le capacità per intraprendere questo percorso da solo. E qui abbiamo anche un 3 di bastoni, che è una carta che parla di progetti, una carta che parla di futuro. Io ho l'idea, allora, se dovesse essere una relazione, io ho la sensazione che qualcuno di voi potrebbe star frequentando una persona che non ha il vostro stesso livello di maturità, che va un po' accompagnata, presa per mano. ehm, In un certo senso qua è come se doveste prendere il coraggio a quattro mani e gestire voi la situazione, accompagnare voi questa persona, però ho anche l'idea, ragazzi, che con la carta dell'eremita qui alla fine, per quanto voi facciate,
per quanto voi riuscirete, insomma, a guidare, se vogliamo, l'altra persona, ho come l'idea che la relazione sarà univoca con questo eremita. Di solito l'eremita è una carta che parla di single, è una carta che parla di qualcuno che lavora da solo, può anche fare riferimento ai lavoratori autonomi. Qui abbiamo un'altra carta che lo rappresenta. Io ho l'idea che non vogliate stare da soli e che quindi cerchiate come una seconda opportunità in questa situazione, in questa relazione, che però poi alla fine, ehm, come vi posso dire, è come realizzare che diversamente non può essere. Qui con questo 4 di coppe è come se faceste finta di non vedere certe cose per amor di pace, però è un po' impossibile non vederle in questo settore. Allora, se fosse una persona, devo dire, la persona la sento piuttosto immatura rispetto a voi. Non so neanche definirvi se avete gli stessi obiettivi o no. Sta di fatto che dopo un periodo calmo e pacato, perché fate finta, diciamo, di niente su certi atteggiamenti, arriverà un momento dove sì, bisogna prendere in mano le redini della situazione con questa persona e decidere se indirizzarla o se andare oltre. Diciamo che avete la forza, che mi fa ben sperare al fatto che ce la mettiate tutta per creare una seconda opportunità, una nuova relazione, una nuova situazione con questa persona, ma vi dico che è come se aveste bisogno proprio di accompagnare per mano questa persona, perché qui abbiamo un sacco di carte che mi indicano impulsività, immaturità, per carità, gioia, purezza d'animo, però è come avere di fianco un bambino che va educato o una bambina che va educata, non tanto alla vita, ma alla relazione con voi. Soprattutto se qui avete taciuto certe cose che vi davano fastidio. Mm? Se invece fosse una situazione, qui ragazzi sta a voi decidere se prendere una seconda opportunità oppure no. Potrebbe esserci qualche tema legale effettivamente, considerata la carta della giustizia, o qualche questione da riequilibrare, perché qui il 2 di pentacoli normalmente parla di alti e bassi e qui c'è proprio questo bisogno di riportare l'equilibrio. Potrebbe anche far riferimento a un mediatore, qua ragazzi, perché giustamente qui c'è qualche cosa che mi dice che non volete vedere o non potete fare niente per cambiare la situazione. O perlomeno questo è quello che un po' sembra e quindi potrebbe esserci la necessità di questo mediatore esterno. Però ho anche la sensazione, ragazzi, che ad un certo punto sarà solo vostro il compito di cambiare questa situazione prendendo le redini del gioco in mano. Il Re di Spade vi invita a fare dei programmi, a diciamo mettere nero su bianco quelli che potrebbero essere i pro e i contro, a fare una valutazione concreta, razionale fondamentalmente, per riuscire ad andare avanti. Tenete presente che la carta della forza è una carta che indica una scelta fatta in modo giusto, ok? E poi qua io sento con la carta dell'eremita che fondamentalmente ragionerete con la vostra testa, prenderete in mano effettivamente ehm, questa situazione. Vi dico, secondo me c'è la possibilità di una seconda chance con questa persona o con questa situazione, se per esempio fosse un lavoro, però ho anche l'idea che a conti fatti potreste decidere di non cogliere questa occasione, perché le cose sono ancora un po' acerbe, mi viene da dire, o la persona è acerba, acerba nel senso che deve maturare, come quando un frutto in primavera nasce e non è ancora pronto per essere mangiato, si dice essere acerbo, non è assolutamente in senso negativo. Andiamo a vedere qualche oracolo. Allora, innanzitutto vorrei darvi
qualche suggerimento con le credenze limitanti, quindi andiamo a vedere. Allora, la prima carta è una difficoltà che potreste vivere in questo momento. Perché mi è difficile fare domande? Molte persone fanno fatica a fare domande perché si sollevano questioni scomode o perché si ha paura della risposta che possa arrivare o della reazione che l'altra parte possa avere. Andiamo a vedere una possibile credenza limitante. Perché credo che una sconfitta sia inaccettabile. Qua lo vedo, ragazzi. È come se questo alto e basso venisse un po' accecato, ammutolito, come se voi non voleste vedere effettivamente che ci sono certe cose che vanno più o meno bene, che fanno fatica ad evolvere o che perlomeno non evolvono come voi vorreste. Questa persona o questa situazione è proprio da accompagnare per mano. E io qui ho l'idea che ad un certo punto dovrete guardare qual è la verità. L'eremita, adesso qua, ah sì, ce l'ha, ha la lanterna in mano. La lanterna indica proprio la propria verità interna. Andiamo a vedere adesso una carta rossa che indica un'azione che potreste fare o un pensiero su cui meditare per uscire da questo loop mentale. Ce ne sono due. Quando non ottengo ciò che voglio, riconosco che c'è qualcosa di meglio che mi aspetta. Questo è interessante perché qua sembra proprio che la sfida sia o prendere per mano questa persona e questa situazione e portarla avanti, oppure se non ve la sentite di fare i genitori per la situazione o per la relazione, accettare, e qui entra in gioco l'ego, perché dire che ci siamo sbagliati per il nostro ego è tremendo, e quindi appunto accettare che quando non arriva qualche cosa è perché c'è qualche cos'altro di meglio, cioè focalizzarsi subito sul futuro. E questa dice: vivo il momento presente e la mia decisione non si fonda su una paura o una presenza del passato. E qui lo vedo con questo 9 di spade, perché ho come l'idea che qualcuno possa pensare, se non lo faccio adesso non lo faccio più, mi è successo già così in passato, ho paura che succeda di nuovo. L'unico posto dove vedo la paura è con questo 9 di bastoni qua all'inizio, perché probabilmente ci sono degli alti e bassi che voi già vedete, ma che in qualche modo tappate, o non volete vedere, o non date la giusta importanza a questi alti e bassi, proprio perché magari avete paura. Per qualcuno mi viene da dire di rimanere soli. Soli nell'affrontare una situazione, soli nella vita, quindi senza un partner. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti, ragazzi. Allora, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Ok. Allora, questa carta dice aspettate per l'inverno. Diciamo che siamo ancora in inverno, per qualche giorno, per qualche settimana ancora. E vi dice che questa fata durante l'inverno vi aiuterà a manifestare i vostri migliori desideri. E così come le vostre intenzioni sono per il vostro più alto bene. E qui abbiamo abbondanza e vi dice di prepararvi per l'abbondanza che sta per arrivare. Vi invita anche a rilasciare i blocchi mentali, ragazzi. E poi abbiamo questa fatina che vi dice di far brillare la vostra luce interiore e di portare luce a tutti quelli che sono i vostri lati d'ombra. Direi che non è male come lettura, ragazzi. Spero che vi abbia aiutato, spero che insomma abbiate trovato spunti utili di riflessione, fatemelo comunque sapere nella sezione dei commenti. Per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale, e per sostenere
il canale, potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo giallo. Anche per voi andiamo a vedere che cosa vi riserva il futuro, se ci sarà una seconda possibilità, opportunità oppure no. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, potete ascoltare l'altra lettura oppure gli oroscopi mensili. Per contattarmi trovate la mia mail sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Regina di coppe, giudizio, 4 di coppe, tre di coppe, abbiamo un fante di bastoni e un asso di spade. Che interessante, ragazzi. Allora, la regina di coppe, partiamo da questa carta. Di solito è una carta che parla di una profonda empatia, di un'apertura di cuore. Andiamo a vederla. Abbiamo un 5 di coppe e la temperanza. C'è come una parte, diciamo, buia, che è in fase di guarigione. Vi dico questo perché qua c'è anche il giudizio. Anzi, andiamo a vederlo. Imperatore. E asso di pentacoli. C'è anche un 3 di coppe che avete già qui. Dunque, queste carte mi parlano in un certo senso di concretezza o di concretizzazione. Con la carta del giudizio qui è come se qualcuno avesse un momento eureka, un momento di comprensione, un momento dove non si accende una lampadina, ma direttamente un lampadario. Credo inerente a questa situazione di cui ci parla la regina di coppe. Può anche fare riferimento a una persona, ragazzi, questa regina di coppe. Però è anche vero che se qui abbiamo il giudizio che vi dice che vedrete una determinata cosa, qui abbiamo un 4 di coppe che invece è proprio la carta che indica che non si vogliono vedere le cose. Andiamo a vederlo. 4 di bastoni e 9 di spade. C'è come la volontà o la non voglia anche di vedere le cose come stanno. È come se non si... È interessante perché qui abbiamo qualche cosa che vi fa vedere, qualche cosa che vi dà consapevolezza, una carta di stabilità. Qui la carta di stabilità ce l'abbiamo al contrario, è qualcuno che non vuole vedere.
È come se vi rendeste conto di quello che non avete voluto vedere fino ad adesso. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Forza. E regina di bastoni. È come se questa situazione o questa relazione, o meglio la comprensione, vi desse come la possibilità di iniziare un nuovo percorso, di iniziare in un nuovo modo. Andiamo a vedere il fante di bastoni. 5 di pentacoli e 8 di pentacoli. Devo dire ragazzi che qui tra la forza e il fante di bastoni c'è come il bisogno di andare avanti, di far valere i propri diritti, mi viene da dire. La forza è una carta che parla di forza di volontà e di forza morale. Mentre questo fante di bastoni è come se vi invitasse a vedere di più per voi, a essere più presenti nel qui e ora per quello di cui avete bisogno voi. C'è da uscire un pochettino da questo momento triste, vi dico così perché c'è un 5 di coppe, che è una carta che mi parla di sensi di colpa, di qualcuno che si pente, di quello che è stato, di quello che ha detto, oppure non ha detto o non ha fatto. Qui avete il 4 e qui avete il 5 di coppe. Quindi è come se foste o diventaste, meglio detto, consapevoli di quello che avete taciuto, di quello che avete fatto finta di non vedere. C'è comunque questo sentimento di senso di colpa, di rammarico anche per qualcuno. Diciamo che avendo questo 5 di pentacoli con l'8 di pentacoli, per qualcuno si tratta di lavorare la propria indipendenza, soprattutto emotiva. Perché qui con la regina di coppe potrebbe esserci come qualche tendenza a, come vi posso dire, a essere un po' troppo espansi, essere un po' troppo empatici, un po' troppo dipendenti dalle conferme degli altri. E qui è come se vi consigliassero di lavorare su voi stessi, sul vostro entusiasmo. Il fante di bastoni è anche una carta che mi parla un po' di egoismo, ma è un egoismo sano, chiamiamolo amor proprio, più che egoismo. Ed è come se aveste bisogno di elaborare un attimino la vostra posizione nei confronti di questa situazione o di questa relazione. Tenete presente che abbiamo 2 volte il 3 di coppe. Quindi per qualcuno qui ci potrebbe essere un tema con una relazione extra, con una triade. È come se qualcuno di voi non riuscisse a vedere una stabilità con questa persona e le carte, o con questa situazione, e le carte qua vi dicono di mettercela tutta, di riprendere la grinta che avete avuto fino ad un certo punto e di buttarla fuori, di usarla. Abbiamo la forza, forza di volontà e forza morale. Andiamo a vedere l'asso di spade. Abbiamo un 6 di spade e una regina di coppe. Allora, l'asso di spade di solito è un nuovo inizio, quindi secondo me sì, potrebbe esserci un nuovo inizio, ma ho come la sensazione che dobbiate un pochettino uscire da questa modalità regina di coppe, troppo per gli altri. Qui abbiamo un 6 di spade, che è la carta che parla delle credenze limitanti. È come se aveste bisogno di rielaborare un po' questo senso di colpa. Quando vi sentite in colpa, provate a sostituire la parola colpa
con responsabilità e vedete che le cose cambiano faccia. Sento che qui è come se ci fosse qualcuno che effettivamente è innamorato, può essere di un lavoro, di una situazione, nel senso che si sta bene in una situazione, piuttosto che di una persona, appunto. C'è il potenziale per ricominciare, ma è come se doveste mettere i paletti, se doveste mettere le cose in chiaro, se doveste dire la vostra verità. Tenete presente che l'asso di spade è quella carta che taglia i pensieri e li mette in ordine, quindi è come fare, è una carta di decreti anche. Ed è come dire, ok, io ci sono per questo nuovo inizio, però le cose vanno così, così, così. Se vuoi riprendere questa situazione o questa relazione con me, le cose dovranno essere fatte in un certo modo. Tenete presente che avete anche l'imperatore, che è l'otto di pentacoli, che è l'arcano minore dell'imperatore, che sono carte che parlano di regole, parlano di qualcuno che ha bisogno di essere incanalato, di essere regolarizzato. È una carta che parla di costanza e di fare un lavoro quotidiano. Quindi è come se questo tipo di trasformazione dovesse essere messa in atto poco per volta, giorno dopo giorno. Ho anche un altro messaggio. Se siete persone, cioè ho come l'idea, so che potrebbe sembrarvi strano quello che sto per dirvi, però ho come l'idea che dovrete sporcarvi un po'. Che cosa vuol dire? La regina di coppe è un'energia ehm, piena di amore, focalizzata sul cuore, è una madre amorevole come archetipo. Mentre quello che sento qui con questa regina di bastoni e il fante di bastoni è come se aveste bisogno di migliorare, se vogliamo, il vostro lato sensuale. Perché vi dico sporcarvi un po'? Perché se siete persone che vestite sempre, per esempio, in modo romantico, forse è il caso ogni tanto di mettersi qualche autoreggente per far rivivere un po' il fuoco all'interno della coppia. Questo era solo un esempio come un altro. Devo dire ragazzi che sì, una seconda opportunità è facile che ci sia, ma è come se aveste bisogno di dare una direzione a questa situazione e soprattutto dare certe regole a questa situazione. Avete il 6 di spade. Prima di dare delle regole agli altri è importante che voi capiate quali sono le regole che a voi fanno sentire in equilibrio. Cioè, vi faccio un esempio, se per esempio con il o la vostra partner c'è un accordo dove, non lo so, per esempio, ci si vede 3 volte alla settimana su 4, su 7, scusate, e le altre 4 volte l'altra persona, non so, esce con amici, e a voi non va tanto bene, è giusto dire la verità. Fino adesso l'ho taciuto per amor di pace, però sappi che non mi va bene. Sappi che se vuoi ricominciare qualche cosa con me, questa dinamica deve cambiare. E come dare effettivamente delle nuove regole alla relazione o alla situazione. Andiamo a vedere qualche carta che vi aiuta magari con le credenze limitanti. Allora, queste carte blu indicano una difficoltà che potreste vivere in questo momento. Ok. Perché mi è difficile assumere un rischio? È perché, ragazzi, quando si danno degli ultimatum, quando si fanno dei decreti, bisogna essere coscienti che il pacchetto lo prendiamo tutto insieme. Cioè, noi diamo l'ultimatum, ma non è detto che l'altra persona lo accetti, quindi dobbiamo anche essere pronti a perdere l'altra persona e probabilmente è per quello. Poi abbiamo, perché mi è difficile smettere di tenere le cose sotto controllo? Hmm. L'unica carta che potrebbe definire questo controllo è la carta dell'imperatore.
Probabilmente può essere un momento dove vi rendete conto che avete bisogno di aggrapparvi, se vogliamo, a certe regole. Cioè, quando ci sono le regole e una persona segue le regole, si sente al sicuro perché sa che seguendo le regole non può succedere niente di male. È un po' quello il giochetto, secondo me. E difatti, quando una persona tiene tanto le cose sotto controllo è perché ha paura dei cambi, ha paura di non riuscire a gestire il cambio. È una questione di ego questo, eh? Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché ho un atteggiamento possessivo e mi ritorno qui a questo perché mi è difficile tenere le cose sotto controllo. Probabilmente qualcuno ha bisogno di certe conferme e quindi si tende ad avere questo atteggiamento possessivo e controllatore. Andiamo a vedere un pensiero su cui meditare. Prendo coscienza che quando voglio dimostrare qualcosa è perché ancora non ci credo io stesso. Quando si vuole dimostrare qualcosa a qualcuno è perché l'ego ha bisogno di conferme, ha bisogno di essere riconosciuto. Che interessanti, ragazzi. Fatemi sapere poi se vi risuonano nei commenti. Andiamo a vedere ancora qualche fatina, vediamo quante me ne danno, quante carte escono. Allora, la prima carta vi dice di uscire fondamentalmente e di sintonizzarvi con le vibrazioni pacifiche della natura. E vi dice di sentirvi un tutt'uno con quello che vi circonda. È un po' come esercitarvi a sentirvi uno con tutto quello che vi circonda. Perché? Perché l'ego crea separazione. Ragazzi, noi quando piangiamo, quando ci arrabbiamo, è perché l'ego crea separazione. E invece il modo di, tra virgolette, contrastare l'ego è proprio quello di sentirsi un tutt'uno con il mondo. E poi abbiamo il bambino interiore. E vi dice che è ora di abbracciare il vostro bambino interiore e di fare qualche cosa che vi rende felici e divertiti. È come se avessi bisogno di divertirvi, di uscire un pochettino da questa pesantezza del 5 di coppe, ragazzi. Bene, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Diversamente c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale. Anche lì parlo di tutto il lavoro delle credenze limitanti, non è fatto in modo così specifico come il lavoro personale, però c'è già una buona quantità di materiale che vi aiuta a far fare switch alla vostra testa. Inoltre nella sezione degli abbonati ci sono anche temi che parlano di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma c'è un po' tutto quello che serve per diventare streghe bianche. Bene, o stregoni bianchi, eh? Vi ringrazio ragazzi di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!